È uscito al cinema il nuovo film di Paul Thomas Anderson, Una battaglia dopo l'altra, e devo dire che conoscendo Paul Thomas Anderson ed essendo uno dei più grandi, un grande estimatore di uno di quello che secondo me è uno dei più grandi film degli ultimi 20 anni, cioè Il Petroliere, e lo attendevo con una certa aspettativa e non ha deluso affatto questa aspettativa. Questo film è veramente potentissimo, eh, forse ancora di più del Petroliere, raggiunge una maturità artistica superiore, anche se Il Petroliere è un film più rigoroso, quindi amando io il cinema rigoroso d'autore e senza tutte quelle sbavature, quegli eccessi che lo stile hollywoodiano vorrebbe mettere sempre e per forza nei film. Devo dire che questo film invece si concede degli eccessi, si concede una spettacolarità sopra le righe sicuramente, mentre Il Petroliere rimane un racconto arginato dentro l'introspezione, dentro la ricerca filosofica, la ricerca esistenziale di questo incredibile personaggio interpretato da Daniel Day-Lewis. Qui i personaggi sono diversi e c'è più divertimento, c'è più un tono anche grottesco, soprattutto nel personaggio di DiCaprio, uno svalvolato on the road, un po' sulla scia dei personaggi che ultimamente DiCaprio, insomma un po' in tutta la sua carriera, ma ad esempio nei film di Tarantino, come l'ultimo C'era una volta ad Hollywood, ma anche in altre occasioni come in The Wolf of Wall Street con Martin Scorsese. Insomma, questo personaggio dell'uomo impacciato, soggiogato dalle donne, in fuga e comunque sempre un po' maldestro, un po' drogato, eh, un po' ridicolo, e, e che però riesce insomma ad andare avanti nelle sue disavventure e a risultare anche simpatico nonostante la forte drammaticità degli eventi. Poi c'è il personaggio interpretato da Benicio del Toro, che forse è l'unico personaggio più serio, più freddo, più controllato, che è anche questo un po' un cliché che viene affidato a Benicio del Toro molto spesso, cioè quello di chi guida delle operazioni militari, sovversive o di intelligence, che riesce sempre a rimanere a capo di tutta lo staff, di tutte le altre persone, con sangue freddo e con grande efficacia. E poi c'è uno Sean Penn incredibile in questo film, che interpreta uno dei personaggi forse più iconici appunto degli ultimi anni, che è questo militare profondamente convinto della sua filosofia da suprematista bianco, che in tutti i modi cercherà di arrivare al potere di questa loggia massonica, organizzazione segreta chiamata i Pionieri del Natale, e che invece si rivelerà una vera e propria organizzazione satanista, che non si fa problemi insomma a eliminare i suoi stessi affiliati
pur di proteggere la sua reputazione. Beh, c'è tanta roba qui dentro a questo film di Paul Thomas Anderson. Non si può dire se sia un capolavoro o no adesso, un giorno dopo l'uscita del film, ma è sicuramente uno dei candidati nei prossimi anni a essere definito capolavoro. Ci sono tanti temi, i temi razziali, i temi del suprematismo bianco, i temi di un'America lacerata da possibili guerre civili e abitata da personaggi veramente indemoniati, tra cui appunto il personaggio più iconico è sicuramente quello di Sean Penn, che poi la sua vicenda, la vicenda di questo personaggio diventa sempre più grottesca. Ecco, una cosa che apprezzo veramente di questo film di Paul Thomas Anderson sono i toni davvero grotteschi che riescono a unire una riflessione filosofica, una visione del mondo molto ben delineata, molto forte, molto precisa, molto politicamente scorretta, anche se palesemente in qualche modo di propaganda di sinistra. Poi le cose sono più complesse di quelle che vengono raccontate in un film da un regista che a un certo punto prende una posizione e anche se non la vuole prendere, come fanno i grandi autori, è costretto poi ad averla perché elegge protagonisti della storia un certo tipo di persone, almeno che tra i protagonisti della storia non ci siano entrambi chi rappresenta i due lati del conflitto, bianco e nero, suprematista bianco e rivoluzionario tipo Black Power. Il film qui lo fa però con una visione nettamente negativa sul personaggio di Sean Penn e tutti i personaggi che gli ruotano attorno, i militari americani, i generali, i personaggi dei servizi segreti e della loggia dei pionieri del Natale, uno peggio dell'altro. Non voglio mica smentire che non sia vero, però a volte la realtà, come sanno fare solo i grandi autori, è sfumata, è vero che c'è la malvagità da una parte, ma è anche vero che poi ci sono delle interne contraddizioni, che la malvagità c'è anche dalla parte di quelli che sembravano combattere per i loro diritti, per la loro libertà. In parte questo c'è in questo film di Paul Thomas Anderson, che prende appunto un po' la piega dei grandi autori. Non c'è fino in fondo perché comunque è un film che nasce dentro il sistema americano con delle grandi star. È eccezionale anche l'attrice nera che interpreta appunto la compagna rivoluzionaria di DiCaprio, di carattere molto più forte di lui, e tutte le sue compagne nere, tra cui una che si chiama Fica Selvaggia. Adesso YouTube mi banna, ma il film insomma si parla proprio di questo, e oltre a suore nere rivoluzionarie, insomma. Ma passando alla regia, questo è un film in cui il regista sa che cosa vuol dire la regia, uno dei pochi registi che veramente porta all'estremo la capacità registica. C'è un'orchestrazione visiva della colonna sonora che è un'unica traccia praticamente fatta da un unico musicista, in infinite variazioni, che segue l'evoluzione dell'azione, delle immagini, ma non solo, segue la deformazione
dei quadri, delle immagini, quindi non solo segue la storia, ma è proprio una partitura sonora fatta in funzione di una partitura visiva. E poi gli effetti sonori e poi gli straordinari primi piani di questi attori eccezionali, uno più bravo dell'altro. Veramente si rimane basiti di fronte a chi interpreta una sceneggiatura palesemente costruita, palesemente studiata a tavolino, perché questo tipo di dialoghi non sono dialoghi da improvvisazione alla cinema indipendente, alla Cassavetes o alla Cinema Verité, e sono palesemente dialoghi che devono rispettare una certa sceneggiatura, e invece sono recitati, orchestrati da questi attori veramente come se gli eventi stessero accadendo in quel momento, con una verità e una forza emotiva, devo dire, veramente rara. Quindi qui c'è probabilmente una grande bravura del regista e anche di questi 5 attori protagonisti di talento, perché c'è anche la figlia poi che è praticamente una dei protagonisti principali, se non forse la principale di tutta la vicenda, della coppia di Caprio e la donna rivoluzionaria nera, che poi nasce, e la storia copre una lunga epoca, un lungo periodo di tempo, che è circa l'età che la ragazza poi ha alla fine del film, quindi circa 17 anni. E vabbè, ci sarebbero tante cose da dire su questo film, me ne viene in mente una, le ottiche schiacciate con dei teleobiettivi nella sequenza finale dell'inseguimento in questa specie di deserto vicino a dove si rifugiavano le suore rivoluzionarie, che è uno degli inseguimenti più incredibili che io abbia visto al cinema, visto poi su grande schermo. E ci sono queste immagini che schiacciano i dossi delle strade in una maniera che non avevo mai visto. Cioè, è una cosa che è stata fatta tante volte dei film, ma non in questo modo, non con questi camera car rasoterra che sfruttano il sonoro in una maniera eccezionale. Cioè ogni macchina ha il suo tipo di motore, ogni attacco di inquadratura riprende in modo eccezionale il ritmo di tutta la sequenza, e queste immagini che vanno velocissime rasoterra vicino all'asfalto durante questi inseguimenti, schiacciano i dossi con dei teleobiettivi strepitosi, rendono questa scena veramente veramente memorabile. Voglio dire, ci sono stati inseguimenti molto più spettacolari e molto più memorabili nel cinema. Questo è un inseguimento che potrebbe fare anche un cineasta indipendente. Anche io come regista con grande fatica potrei riuscire a fare un inseguimento del genere, perché è fatto di inquadrature abbastanza semplici da realizzare, ma è proprio lo studio, l'idea che c'è alla base di queste inquadrature e il lavoro di montaggio e di sonoro che c'è dopo a renderle spettacolari perché nelle inquadrature, a parte la spettacolarità poi ovviamente degli incidenti, che sono delle scene riservate a chi ha un alto budget a disposizione, ma nelle scene di inseguimento la capacità è proprio quella di scegliere l'inquadratura e forzare la mano con questo design sonoro e musicale incredibile. È un film che ti attacca alla poltrona dall'inizio alla fine, non ti fa respirare mai, ed è quasi impossibile staccare gli occhi dallo schermo. Anderson riesce a mettere dei puntini di pausa, di dialoghi, di approfondimenti psicologici
in cui si spegne anche questa musica, questa grande partitura di 2 ore e 40 che inizia e si conclude insieme al film praticamente, perché altrimenti sarebbe stato troppo. Lo spettatore ha bisogno comunque di alcune pause, e ce ne sono nel film 3 o 4, ma sono molto brevi, e il film è spettacolare anche nelle comparse, nei ruoli secondari, in tutti questi immigrati clandestini che vengono reclusi dai militari americani in questi centri di detenzione, tutta la banda di sovversivi che vive insieme a Benicio del Toro in questa costruzione, in questa specie di grande condominio comune, tutti i volti, la capacità di Paul Thomas Anderson di creare dei primi piani semplici, senza complessità come dire, figurative, di inquadratura particolarmente ricercate, primi piani semplici, ma primi piani veramente di una forza che solo chi sa fare il grande cinema riesce a dare. Questi personaggi parlano solo con le espressioni, e ripeto, tutte le comparse sono incredibilmente interessanti, non ci sono mai dialoghi banali alla Hollywood, andrà tutto bene, tutte queste minchiate qua, sono tutti dialoghi comunque che spiazzanti, originali, che uno non si aspetta. L'unica nota, se proprio posso farla, è il finale. Mentre il Petroliere aveva un finale nero, nerissimo, in cui il potere trionfa e il personaggio di Daniel Day-Lewis, un esemplare proprio di ambizione sfrenata, di perfidia, di cattiveria, alla fine sopravvive e trionfa sugli altri, sul prete. Qui invece succede il contrario. Il finale è abbastanza consolatorio, diciamo, è abbastanza un happy end, senza i cliché tipici dell'happy end, la musica, il dolly che scende, no, quella spazzatura lì in questo film non la vedrete neanche per un secondo, non ci sono codici di Hollywood, però è un finale più ottimista, più aperto, forse un po' troppo happy ending. Ecco, per quanto riguarda la parte finale, la conclusione finale della visione del regista, forse quello del Petroliere era il più incisivo. Concludo dicendo che questo film, pur essendo un'operazione distribuita da Warner Bros. Ad alto budget, con 4 star acclamate, è un'operazione importante perché contribuisce ad innalzare il livello della cultura cinefila presso il pubblico che va a vedere questo film, perché uno è pubblicizzato con una locandina che sembra uscita da un telefilm degli anni 90 con DiCaprio con il fucile in mano, quindi uno si aspetta uno spari e ammazza, no? Di quelli tipo quei telefilm che c'era una volta, Asar, insomma questi prodotti per cui c'è una massa famelica che va a vedere. 2, perché è un film con grandi star, appunto, quindi DiCaprio, Del Toro e Sean Penn, anche se fanno sempre film di qualità, però messi tutti insieme. DiCaprio a volte, insomma, si concede anche delle cose secondo me meno ricercate, insomma più vogliamo dire commerciali, oppure esteticamente un po' più sopra le righe. Ne ha fatte tante, anche Scorsese ha fatto, insomma, dei film che palesemente non vanno oltre il rigore di un certo cinema
d'autore, e qui quindi attrae al cinema questo film una massa di gente, poi si vedrà se avrà successo oppure no, con le logiche del cinema mainstream, ma il linguaggio registico, il linguaggio audiovisivo di questo film non ha quasi nulla del mainstream. È un film che strizza un po' più l'occhio al Grindhouse di Tarantino in certe scene, in certe sequenze, questa dell'inseguimento nel deserto, in altre, ma ovviamente è un film molto diverso. Paul Thomas Anderson ha uno stile molto personale, non è un regista che scopiazza gli altri registi per cercare di arrivare a un risultato. Cito tra virgolette alcuni registi italiani nei miei video, in particolare uno che è proprio lo scopiazzatore seriale per eccellenza dei film di Fellini, ma lascio indovinare a te chi potrebbe essere. Invece il suo stile è molto personale, molto particolare, usa dei metodi consolidati in cui crede, e quindi è poco riconducibile ad altri registi. Quindi, che dire, finalmente una buona visione dopo 3 o 4 film piuttosto trascurabili come come il nuovo film della regista di Titan, Julia Ducournau, che non mi ha entusiasmato affatto, con tutti questi eccessi, con tutto questo Alpha si chiama appunto il titolo, con tutto questo linguaggio di cinema d'autore forzato che deve dimostrare a tutti i costi di essere quasi sperimentale, e poi basato su una narrazione che sinceramente non si capisce proprio la visione della regista, tranne quella di condividere una sofferenza ipotizzata, magari reale, che porta sullo schermo, ma no, sinceramente veramente no. E poi c'è in sala il film The Life of Chuck, che è un buon film, ma insomma non si capisce neanche qui troppo la visione del regista. Poi è ispirato a un racconto di Stephen King, con delle interpretazioni un po' non lo so, io non l'ho capito, sì, è un film anche commovente, che emoziona, però magari farò una recensione specifica su quello. E forse uno dei migliori è il film La Valle dei Sorrisi di Paolo Strippoli, distribuito da Fandango, un film italiano a basso budget rispetto a questi colossi del cinema anche indipendente americano, ma in confronto a noi colossi. E questo invece è un film gradevole, interessante, fatto in maniera molto scarna, artigianale, underground, dove l'orrore è quasi sempre invisibile. Si racconta appunto una storia di questo paese remoto del nord Italia, in cui avvengono dei fatti, ma la storia viene portata avanti con una certa padronanza registica, con uno slow burning, come si dice in genere, che non è assolutamente quello dell'orrore sparato, eccessivo, per attirare il pubblico adolescenziale, con gore, splatter a tutti i costi, tipo quello dei fratelli Philippou, che a mio giudizio è davvero di cattivo gusto. Qui invece c'è anche un sottotesto filosofico, addirittura esoterico, molto interessante. Comunque una battaglia dopo l'altra è di certo uno dei migliori film, per me il miglior film dell'anno, per chi ha altri gusti comunque è un film assolutamente da vedere.